a seconda diciamo, della specie, esistono ovviamente differenti specie di tricoderma, a seconda della specie di tricoderma abbiamo più o meno efficacia rispetto ai patogeni, i funghi patogeni che si intende controllare. Sul mercato italiano, che è quello che io conosco, sono presenti diversi formulati, diverse tipologie di tricoderma e soprattutto diversi ceppi, che poi sono quelli che, come giustamente diceva anche il dottor Benuzzi, che fanno effettivamente la differenza. Abbiamo dei formulati, dei funghi di tricoderma, citiamo ad esempio l'asperellum piuttosto che l'arzianum, che sono finalizzati al controllo, al biocontrollo delle malattie del terreno. Abbiamo altri ceppi, ad esempio mi viene in mente il tricoderma atroviride, che invece sono anche utilizzati ad esempio per il contenimento del mal dell'esca per quanto riguarda la vite. Esistono formulati che sono in purezza, appunto contengono in purezza un solo ceppo, altri che ne contengono magari due. Questo è ovviamente facente parte delle conoscenze, del know-how, delle scelte strategico-tecniche di ciascuna azienda che decide di sviluppare e commercializzare quel tipo di prodotto piuttosto che un altro. Allora gli insetti utili vengono distribuiti con drone in pieno campo, più che altro perché in coltura protetta ci sono o altri sistemi, quindi dei soffiatori, oppure anche, viste le superfici relativamente limitate, vengono anche distribuite in maniera manuale. Il drone va a dare una grossa mano quando ho superfici molto molto ampie e quindi una necessità di velocizzare la distribuzione e anche averla precisa allo stesso tempo. Allora, questo gap che l'agricoltura deve sfamare il mondo è una cosa, io purtroppo con i capelli bianchi, che sento fin dagli anni 70 e mi ricordo che prima dovevano essere i pesticidi a sfamare il mondo. In realtà hanno ammazzato molta gente, parlo dei pesticidi chimici. E poi dopo doveva essere la genetica con gli OGM a sfamare il mondo. In realtà a sfamare il mondo non ci stanno pensando le multinazionali della chimica, ci sta pensando qualcun altro. E questo mito che tutto deve essere fatto e tutto deve essere obbligatorio perché dobbiamo salvare il mondo dalla fame, in realtà non esiste, perché il mondo, prima di tutto c'è uno spreco grandissimo, per cui molto spesso le cose non si conservano, ma soprattutto è un problema di denaro, di disponibilità. Non è un problema che il cibo non ci sia. Il cibo ci sarebbe se fosse distribuito in maniera omogenea. Per cui questa è solamente una vecchia storia che fa perdere credibilità alle multinazionali che anche oggi cercano di darsi qualche lustrino verde immettendo dei biopesticidi nel loro catalogo, ma che in realtà per tanti anni hanno raccontato delle storie. Io penso che si potrebbe tranquillamente sfamare il mondo con un uso assolutamente molto molto più ridotto di pesticidi e non basarsi esclusivamente su un'applicazione di prodotti chimici, facendo credere sempre che questi sono necessari. Abbiamo visto, faccio qualche esempio, il bromuro di metile quando è sparito doveva sparire la sericoltura nel Mediterraneo, mi sembra che non sia questo il caso. È sparito la zinfosmetile, doveva sparire, scusate, io qua sono in Emilia Romagna, doveva sparire la peschicoltura, in realtà sta sparendo perché i prezzi delle pesche non sono buoni. Non esistono pesticidi o importanti. Vedo che oramai ci sono solamente degli scandali sui pesticidi, inquinamenti, problemi, registrazioni di emergenza tipo l'ultima del dimetoato che gridano vendetta, per cui non è assolutamente quella la strada. Io penso che si possa fare tutto con grano salis e quindi integrare in maniera assoluta e corretta l'uso dei pesticidi chimici con il biologico, dove naturalmente si può fare, e soprattutto pensare che è proprio l'integrazione, ma però la lotta integrata parte e tutti i programmi di difesa sono di questo tipo, dicono
prima si dovrebbe usare il biologico e poi nel caso che ci siano dei problemi si deve passare al chimico. In realtà sta esattamente accadendo il contrario, e non mi dilungo troppo. Allora, diciamo che moltissime volte questi coleotteri sono più che altro predatori generalisti. Se a questo uniamo il fatto che molto spesso sono difficili da allevare, e quando intendo allevare dal punto di vista massale, perché è molto semplice magari fare un allevamento casalingo, passatemi il termine, oppure per scopi di ricerca. Andare ad allevare in maniera massale è tutto un altro campo da gioco, diciamo. Quindi è soprattutto questa la motivazione. E quindi se a un predatore generalista io posso favorire un altro che è più specialista, di sicuro questo performerà meglio, i costi sarebbero di sicuro minori per la sua riproduzione massale e quindi anche all'agricoltore stesso.